Una vettura eccezionale, un marchio italiano che ha saputo reinterpretare in scala 1.32 una delle macchine più iconiche della Formula 1 degli anni 80, e poi il pilota Gilles Villeneuve, che ha fatto breccia nel cuore di decine di migliaia di appassionati. Insomma, stiamo parlando di Polycar, stiamo parlando di una Formula 1 Classic che ha come punto di forza, oltre alle prestazioni, anche un aspetto eccezionale, tale da farla sembrare un modello statico. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre ti do il benvenuto sul canale Slot Car Tech, e qui troverai tutte le notizie più importanti che riguardano il mondo delle slot car. Se anche tu sei un appassionato, sei un esperto, sei anche soltanto un beginner e ti piace seguire questo hobby, allora sei nel posto giusto. Qui troverai tutte le informazioni che possono alimentare la tua passione, dal semplice unboxing delle vetture alla preparazione e anche, perché no, al recap delle gare più belle e più importanti in territorio nazionale, ma anche qualche cosa al di fuori del nostro paese. Se non lo hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanella in modo da non perderti nessuno dei prossimi aggiornamenti. Intanto qui noi ci occupiamo di una vettura decisamente iconica. Stiamo parlando di una Formula 1 del 1982, stiamo parlando della Ferrari 126 C2 numero 27 di Gilles Villeneuve. La gara di riferimento è il Gran Premio di Imola del 1982. Insomma, non puoi proprio perderti questo video, quindi mi raccomando, mettiti comodo. Io intanto passo con la visione dall'alto e partiamo subito con questo nuovissimo unboxing. Come sempre partiamo dalla confezione, anche se devo dirvi che già da questa teca trasparente posso iniziare ad ammirare questa vettura veramente stupenda. Ci sono infatti diversi particolari che si possono intravedere già attraverso la teca, che come vedete mostra la vettura sia nella sua parte superiore laterale ma anche anteriore e posteriore. Tutto il resto ha praticamente un involucro in cartone dal classico colore giallo rosso ad indicare il marchio italiano Polycar, un marchio che sta facendo breccia nel cuore di diversi appassionati di Formula 1 storiche, tirando fuori diversi modelli veramente ben realizzati e decisamente curati in ogni minimo dettaglio. Direi quindi di togliere la vettura dalla sua confezione di cartone. Vi basterà semplicemente farla scorrere e avete così fra le mani la teca completamente in trasparenza. Si toglierà anche questa parte in policarbonato trasparente. Come sempre anche per Polycar un termoformato trasparente andrà a proteggere ulteriormente la vettura durante il trasporto per evitare che questa si rovini, e finalmente possiamo avere fra le mani la nostra stupenda vettura. Questa è ancorata solidamente sulla basetta, infatti come vedete posso tranquillamente agitare la mia basetta che questa non si muove. Nella parte anteriore della basetta abbiamo il marchio ben in evidenza Polycar, e poi qui a fianco il nome della vettura, il pilota e la gara di riferimento. In questo caso la vettura è la Ferrari 126 C2, il Gran Premio è Imola del 1982, in questo caso un secondo posto, e il pilota è il leggendario Gilles Villeneuve. Nella parte sottostante la basetta abbiamo due sacchettini. Nel primo sacchetto abbiamo una semplice chiave a brugola per i grani M2, ci sarà molto utile per effettuare tutte le regolazioni dell'assetto della nostra vettura. Nell'altro sacchettino invece in questo caso abbiamo dei pezzettini di plastica neri, abbiamo due musetti anteriori, abbiamo l'alettone posteriore che possono tranquillamente essere sostituiti a quelli originali per evitare appunto che la vettura possa in qualche modo andarsi a rompere. Quindi potrete preservare tranquillamente le parti della vostra vettura così come le vedete in questo momento e correre tranquillamente andando a sostituire il musetto anteriore. Lo potrete togliere e sostituire con uno di quelli messi a disposizione direttamente da Polycar all'interno della basetta. Insomma, una soluzione decisamente molto vantaggiosa se volete correre con la vostra vettura ma nello stesso tempo preservarne tutti i pezzi. Per sganciare la macchina dalla basetta vi basterà semplicemente andare a agire su una vite che si trova nella parte sottostante la basetta e poi avrete praticamente la possibilità di andare a liberare la macchina, che così sarà perfettamente
tra le vostre mani. Ragazzi, io non so veramente che cosa dire, non so da dove partire per primo per farvi vedere quanto questa macchina è stata curata, realizzata in ogni minimo dettaglio. Direi di partire questa volta dalla parte posteriore della vettura, ovvero il motore. Guardate con quanta cura è stato dipinto, disegnato ed è ricco di particolari questo motore. Mi piace veramente tanto perché non è soltanto un pezzo di plastica a finitura della vettura, ma è stato realizzato pensando proprio anche ai collezionisti e quindi ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari. Poco più in là notiamo l'alettone. Ragazzi, mi scuserete se vi abbaglio un po' con la telecamera, però come non soffermarsi sulla cromatura a specchio di questo particolare? Beh, che dire, in questo caso Policar ha veramente curato ogni minimo dettaglio. È in pratica un alettone con le due parti laterali di colore rosso, il centro cromato a specchio sia nella parte superiore ma anche nella parte sottostante. E ora mi sposto nella zona dell'abitacolo dove vediamo il pilotino, in questo caso l'abbiamo già detto, Gilles Villeneuve, riprodotto in modo decisamente fedele. Stupenda la realizzazione del casco, tutte le tampografie, tutte le decale al loro posto, ma anche la tuta del pilota, un colore sicuramente azzeccato, tutte le tampografie messe come dovrebbero essere, cinture di sicurezza e poi come vedete il piccolo lunotto anteriore di colore azzurro, così come si usava un tempo. Sempre nella parte superiore della vettura troviamo il roll bar, anch'esso di colore cromato, ma ragazzi non è soltanto argento, è proprio veramente con una finitura a specchio. Subito sotto troviamo anche il serbatoio perfettamente disegnato, insomma ogni dettaglio riprodotto in modo veramente fedele. E poi guardate che spettacolo il gruppo ruote, chiaramente ruote diversificate nella parte anteriore e nella parte posteriore, la gomma di dimensioni diverse, grande come si usava un tempo su queste vetture classiche da Formula 1, con la scritta Goodyear sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. E che spettacolo il cerchio con il suo inserto, abbiamo un cerchio cromato color argento con l'interno completamente dorato. Insomma sono finiture più da modellismo statico che da modellismo dinamico, sono realizzate in modo perfetto anche tutte le tampografie laterali. Come vedete ci sono delle scritte estremamente piccole, ma in questo caso si leggono perfettamente, tutte realizzate in modo perfetto. Anche il numero 27 ha un bordino bianco molto piccolo che qui viene riproposto in modo fedele. Non riesco proprio a trovare nessun difetto, neanche minimo, nessuna anomalia a questa vettura. E ancora una cosa vi voglio far notare, ovvero gli specchietti retrovisori. Sono veramente molto piccoli, quasi non si notano ai lati dell'abitacolo della vettura, ma nonostante la loro dimensione così risicata, all'interno hanno come sempre la parte riflettente, proprio a simulare uno specchietto retrovisore nei minimi particolari. E se giriamo la macchina sottosopra notiamo anche che il telaio ha una forma un po' particolare, perché è praticamente un telaio con banchino staccato ed è un telaio non piatto, ma anzi è un telaio che nella parte posteriore è leggermente ricurvo verso l'alto. Sono convinto, vista la cura che è stata dedicata alla costruzione di questa vettura, che possa anche dire la sua quando lo metteremo in pista e faremo qualche giro di prova. Adesso ragazzi direi che abbiamo ammirato già la parte estetica della vettura, andiamo a smontarla, andiamo a dividerla dal suo telaio e andiamo anche ad osservarne quello che troviamo internamente, sia a livello di parti meccaniche e anche a livello di carrozzeria, però questa volta girata sottosopra. Abbiamo così potuto dividere la carrozzeria dal telaio. Partirei però nel farvi vedere le viti, perché anche se di colore più scuro rispetto a quelle che tradizionalmente si possono trovare sulle vetture del marchio Slot-It, abbiamo delle viti di tipo imperdibile. Per una parte del loro stelo non hanno la filettatura, in questo modo le possiamo svitare e dare un minimo di basculamento tra la carrozzeria ed il telaio. Come sempre, prima di occuparci di tutta la parte meccanica, ci occupiamo anche di andare ad osservare un po' più nel dettaglio quello che è la livrea, o meglio la carrozzeria della macchina. L'abbiamo vista in tutti i suoi aspetti nella parte esterna, ora
ora la rigiriamo al contrario e andiamo anche ad ammirarla nella parte interna. Qui abbiamo la possibilità di vedere che ci sono alcuni pezzi in aggiunta, come ad esempio tutta la parte del motore è stabilmente ancorata in questi 3 punti anteriori più 2 laterali, che permette così di costruire la totalità della vettura. Anche l'abitacolo è praticamente stato inserito in un secondo momento e ha 3 punti di fissaggio, sempre con il solito sistema dello scioglimento dei pioli di plastica. Insomma, abbiamo un abitacolo decisamente minimal. Come vedete qui il motore è stato addirittura scavato, senza però farci mancare nulla di tutta quella che è la parte estetica. Infatti dalla parte superiore, quella che rimane a vista, è decisamente molto ben realizzato, mentre se lo giriamo sotto sopra, la parte che poi va praticamente a scomparire all'interno del telaio è stata completamente scavata per cercare di ridurre al minimo i pesi, e visto che si trova in una posizione leggermente rialzata, anche, perché no, di ridurre il baricentro della vettura, tutto a vantaggio della sua guidabilità. E sempre con il pensiero di ridurre al minimo il peso, come vedete anche la parte anteriore dell'abitacolo, qui in questo caso abbiamo le gambe del pilota, sono state praticamente scavate per cercare di togliere tutto ciò che non era assolutamente indispensabile. La carrozzeria si fissa sul telaio mediante 4 colonnette, ne abbiamo 2 nella parte anteriore, 2 nella parte posteriore, sono decisamente robuste e garantiscono un perfetto ancoraggio tra le 2 parti. E parliamo adesso del vero cuore pulsante di tutta la vettura, ovvero il telaio con tutta la parte meccanica. Beh ragazzi, qua dobbiamo soffermarci un attimo su alcuni particolari. Partiamo dal telaio. Lo avevamo visto precedentemente, era un telaio non piatto, era un telaio ricurvo, e oltre a questa particolare caratteristica, come vediamo meglio guardandolo internamente, anche un banchino motore che va ad ospitare questo piccolissimo motore a cassa lunga. Questo banchino è fissato in 4 punti, ne abbiamo 2 nella parte laterale, 2 nella parte anteriore. Se andiamo a svitarli, chiaramente il banchino può oscillare rispetto al telaio e quindi creare ulteriore basculamento per dare ancora di più la possibilità di tenere questa vettura in pista. Ma la vera chicca è proprio la parte di trasmissione di questa vettura. Infatti queste macchine, visto lo spazio ridotto, non possono ospitare il classico sistema di corona pignone. Policar in questo caso ha adottato un sistema estremamente sofisticato ma decisamente fluido. Infatti posso girare tranquillamente le mie ruote posteriori, che vedete non hanno nessun impedimento. Abbiamo, per quanto riguarda il motore, un pignone di tipo conico. Su questo pignone conico va ad appoggiarsi, o meglio va ad ingranare, una piccola corona che ha una doppia dentatura. La prima dentatura va appunto ad ingranare sul pignone, la seconda dentatura si occupa di portare il movimento ad una seconda corona posizionata e stabilmente fissata sull'assale posteriore. Siamo sicuri di trasferire il movimento di rotazione dal motore alle ruote posteriori con estrema fluidità e soprattutto senza la perdita di potenza. Ma non è finita qui, perché chiaramente sia l'assale posteriore sia anche questa corona sono fissate all'interno del telaio attraverso 2 supporti dove sono infiltrate delle boccole flangiate. Chiaramente saranno diverse quelle della prima corona rispetto a quelle dell'assale. Con questo sistema è anche poi possibile andare a cambiare queste boccole con dei cuscinetti a sfera. Insomma, potete un po' giocare con i ricambi per dare ancora più fluidità a questo sistema di trasmissione. Il motore, come dicevamo, è un motore estremamente piccolo. Come vedete è un motore a cassa lunga, ha nella sua parte sottostante il classico foro di raffreddamento, la carta di colore verde e ben impresso il marchio Galileo Engineering. È un motore piccolino rispetto a tutti gli altri che siamo abituati a vedere a cassa lunga, ha come lunghezza quasi la dimensione di un motore Mabuki UK, quindi motore a cassa corta. Policar non fa mancare sicuramente la parte di cavi al silicone molto flessibili, con anche l'aggancio rapido, molto utile nel caso in cui voi vogliate digitalizzare questa vettura. Il motore è infulcrato all'interno di questo banchino, è fissato nella parte anteriore da 2 forchette in plastica, mentre nella parte posteriore abbiamo una piccolissima vite che va a tenerlo fermo. In questo modo lo mantiene anche preciso a livello di ingranamento tra corona e pignone sull'assale posteriore. Per quanto riguarda i cerchi, nella parte posteriore abbiamo come sempre
avere dei cerchi in alluminio, quindi dei cerchi di tipo professionale, e un assale in acciaio rettificato. Nella parte anteriore abbiamo sempre il nostro assale in acciaio rettificato, ma cerchi di plastica. Policar non ci fa proprio mancare nulla, e anche con questa vettura così piccola abbiamo due punti per l'inserimento di grani specifici nella parte superiore e poi anche due altri punti qui sottostanti vicino al pick-up per andare a regolare il basculamento del nostro assale anteriore, che come vedete in questo momento gira perfettamente. Il pick-up è un pick-up classico da pista lama avanzata, spazzole di tipo ramate, non è assolutamente ammortizzato, quindi non è dotato di un'escursione verticale, ed è un pick-up a vite, quindi abbiamo anche la possibilità di allentare leggermente la vite per dare una corsa un po' più fluida anche a questo componente. I cavi motore finiscono all'interno del pick-up a contatto con le spazzole, non hanno i capicorda ma sono semplicemente fissati attraverso due grani inseriti nella parte anteriore del supporto pick-up. Ci sono tante soluzioni tecnologiche all'avanguardia, tanti accorgimenti meccanici che la rendono praticamente identica ad una delle altre qualsiasi vetture che siamo abituati a vedere sui circuiti slot di tutti gli slot club. E dopo averne osservato tutte le caratteristiche, la domanda sorge praticamente spontanea: ma quanto peserà questa vettura? E allora prendiamo la bilancia come al solito e andiamo a farne il peso della carrozzeria, del telaio e poi della vettura completa. Partiamo come di consueto dalla carrozzeria, l'appoggiamo sul nostro supporto, abbiamo una carrozzeria pari a 11,2 grammi. Alziamo, riabbassiamo la nostra carrozzeria, 11,2 grammi, davvero una carrozzeria estremamente leggera. E ora mettiamola un secondo da parte, prendiamo il telaio, lo posizioniamo sulla bilancia e abbiamo un peso pari a 45,5 grammi. Anche in questo caso effettuiamo due pesate una successiva all'altra per avere sempre 45,5 grammi. Andiamo a rimontare il tutto e andiamo a prenderne il peso complessivo della vettura. Vettura rimontata, è una cosa che voglio dirvi è che nonostante le dimensioni così ridotte di questa vettura non è assolutamente difficile fare queste operazioni, perché all'interno c'è tutto lo spazio per ospitare comodamente i cavi che partono dal pick-up e arrivano al motore. Ma adesso pensiamo a pesare questa vettura, quindi appoggiamola sulla bilancia e scopriamone il peso: 57,5 grammi. Anche in questo caso alziamo e riabbassiamo nuovamente, 57,5 grammi. Come per tutte le slot car, anche con questa 126 C2 andremo a prenderne le misure sia della lunghezza complessiva sia della larghezza laterale presa nelle ruote posteriori e poi nelle ruote anteriori. E partiamo subito con la lunghezza della vettura complessiva. Questa 126 C2 misura esattamente 138,5 mm, 13,85 cm. La larghezza laterale presa chiaramente sulle gomme, poi sarete voi anche a spostarlo un po' più dentro un po' più in fuori, è in questo caso pari a 68 mm, 6,8 cm. Nella parte anteriore chiaramente siamo decisamente più piccoli come dimensione e il calibro si ferma esattamente a 6 cm, ovvero 60 mm. Anche per questo modello andiamo a prendere la distanza che troviamo tra il centro ruota anteriore e il centro ruota posteriore. Posizioniamo il calibro come sempre nel centro delle due gomme anteriori e posteriori. Abbiamo una misura pari a 84 mm, 8,4 cm. L'abbiamo ammirata, l'abbiamo aperta, l'abbiamo vista internamente, abbiamo potuto capire quale tecnica e quale meccanica è stata utilizzata per far muovere questa 126 C2. Ora non ci rimane altro che portarla in pista e andare a capire se questa vettura è tanto prestazionale quanto bella.
questa Formula 1 del 1982 mi ha veramente sorpreso sotto ogni punto di vista. A parte il fatto che è una vettura stupenda, a parte il fatto che è una vettura iconica, perché ricordiamo è quella guidata da Gilles Villeneuve, la numero 27, il suo comportamento in pista è degno delle migliori vetture. Se scendete in pista con questa Formula 1 Classic, non pensate di mettervi alla guida di una macchina magari un po' goffa, lenta, che esce spesso nelle curve veloci, perché qui le cose sono completamente diverse. La macchina è decisamente veloce grazie anche al motore a cassa lunga, seppur di piccole dimensioni, che spinge sempre e comunque molto veloce sia nei rettilinei che nelle curve. Non ti dà mai la sensazione di sbagliare, perché di fatto non lo fa. Sempre precisa sia in frenata che in accelerazione, sono davvero poche le scodate e qui stiamo parlando di una macchina praticamente da scatola. Non ho nemmeno svitato le viti e, come avete potuto vedere dal video, la macchina si è comportata decisamente molto bene. Non ho voluto forzare più di tanto, soprattutto per preservare la bellezza del modello, perché in questi casi anche solo un cappottamento potrebbe compromettere la livrea esclusiva di questa vettura. Insomma, una macchina che vi consiglio sicuramente di mettere nella vostra collezione, sia da esporre nella vostra vetrinetta, ma anche e soprattutto da utilizzare, perché ne vale veramente la pena. E poi i tempi sul giro sono stati anche decisamente veloci. Mi ha sorpreso anche questo aspetto, perché si è dimostrata veloce a tal punto da potersi tranquillamente confrontare con vetture decisamente di categorie più elevate. Policar questa volta ha veramente centrato l'obiettivo, è riuscito a creare una macchina iconica, classica, dall'aspetto decisamente stupendo, ma dalle prestazioni eccezionali. Un consiglio: affrettatevi a fare il preordine, perché sono sicuro che questa vettura sparirà in brevissimo tempo. Ragazzi, voi siete appassionati delle vetture Formula 1 Classic? Che cosa ne pensate dei modelli Policar? Come sempre fatemelo sapere nei commenti, e se il video vi è piaciuto, i contenuti li avete trovati interessanti, la macchina è di vostro gradimento, beh, allora non avete più scuse, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così sarete sicuri di non perdere nessuno degli altri contenuti. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.